Se hai più di 40 anni e ti senti ancora in balia delle opinioni altrui, fermati un attimo. C'è qualcosa che nessuno ti ha mai detto. Il segreto per vivere serenamente non sta nel piacere a tutti, ma nel non aver bisogno dell'approvazione di nessuno. Seneca, 2000 anni fa, aveva già capito tutto. Ciò che ci turba non sono i fatti, ma i giudizi che diamo sui fatti. Oggi scoprirai come quella saggezza antica può liberarti dalle catene invisibili che ti tengono prigioniero. Perché quando smetti di preoccuparti di quello che pensano gli altri, non diventi solo libero, diventi pericoloso nel modo migliore possibile. L'arte dell'indifferenza strategica. Hai mai notato come alcune persone riescano a rimanere eleganti e serene anche quando tutto intorno a loro è caos? Il loro segreto non è la fortuna, è l'indifferenza strategica. E no, non è quello che pensi. L'indifferenza strategica non significa essere freddi o insensibili. Significa essere selettivi con la propria energia emotiva come si è selettivi con un investimento importante. Non lo sprechi su chiunque. Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, scriveva nelle sue meditazioni: quanto è piccola la porzione di tempo assegnata a ciascuno di noi, perché molto rapidamente svanisce nel flusso eterno. Ogni minuto che passi preoccupandoti dell'opinione di qualcuno che nemmeno ti rispetta è un minuto rubato alla tua felicità. Pensa a quante volte hai perso il sonno per un commento velenoso di un collega. Quante volte hai rovinato una serata perfetta ripensando a un'offesa ricevuta. Quante energie hai sprecato cercando di convincere persone che erano già convinte del contrario. La verità che fa male è questa: la gente ti testerà non perché vuole aiutarti a crescere, ma perché il tuo successo, la tua serenità, la tua pace interiore li fa sentire inadeguati. Quando vedono che hai qualcosa che loro non hanno, l'equilibrio emotivo, cercano di portarti al loro livello di caos. Ma ecco il punto: loro possono lanciare frecce, ma tu decidi se aprire la porta del tuo cuore per farle entrare. L'indifferenza strategica è installare un filtro antirumore per l'anima. Ascolti solo quello che merita di essere ascoltato, dai peso solo a quello che può farti crescere. Non è crudeltà, è protezione. Non è egoismo, è intelligenza emotiva. È dire: la mia pace vale più della tua opinione e il mio tempo è troppo prezioso per sprecarlo in battaglie che non mi portano da nessuna parte. Domani, quando qualcuno dirà qualcosa che normalmente ti farebbe reagire, fermati e chiediti: questa persona aggiunge valore alla mia vita? La sua opinione può aiutarmi a migliorare? Se la risposta è no, sorridi e cambia argomento. Inizia con piccole cose: il commento passivo-aggressivo del vicino, il giudizio di un parente, il pettegolezzo dei colleghi. Ogni volta che scegli di non reagire, stai allenando il tuo muscolo dell'indifferenza strategica. Il silenzio che uccide. C'è una differenza abissale tra non avere niente da dire e scegliere di non dire niente. La prima è ignoranza, la seconda è saggezza pura. Epitteto, nato schiavo e diventato uno dei filosofi più rispettati dell'antichità, insegnava: non dire poco in molte parole, ma molto in poche parole. Ma c'è qualcosa di ancora più potente: dire tutto senza pronunciare una parola. Il silenzio strategico è l'arma segreta delle persone intelligenti. Quando un familiare fa l'ennesima scenata per attirare attenzione, quando un ex amico diffonde pettegolezzi sul tuo conto, quando qualcuno cerca di provocarti attraverso i social o messaggi indiretti, il tuo silenzio diventa più forte di qualsiasi risposta. Ma attenzione, non sto parlando del silenzio della rassegnazione, quel silenzio amaro di chi subisce e tace per paura. Sto parlando del silenzio del potere, quello di chi potrebbe distruggere con le parole, ma sceglie di conservare la propria energia per qualcosa di più importante. Questo tipo di silenzio ha un effetto devastante sugli altri. Li costringe a confrontarsi con se stessi. Quando non reagisci alle loro provocazioni, quando non entri nel loro gioco, quando non dai loro la soddisfazione di una reazione emotiva, li privi dell'ossigeno che alimenta il loro dramma. È come se stessi dicendo senza parole: non sei abbastanza importante da meritare una mia risposta, non vali il disturbo di spiegare la mia posizione.
La tua opinione su di me ha lo stesso peso del vento che soffia. Il silenzio strategico ti permette anche di osservare. Mentre gli altri si agitano e parlano, tu ascolti, analizzi, comprendi le vere motivazioni dietro le loro azioni. Scopri chi sono veramente quando pensano di avere il controllo della situazione. E c'è di più. Il silenzio crea mistero. Le persone sono abituate alle reazioni prevedibili, alle discussioni infinite, ai drammi che si trascinano per settimane. Quando tu sparisci dal loro radar emotivo, quando diventi imprevedibile, quando smetti di dare loro attenzione, iniziano a domandarsi cosa stai pensando, cosa stai pianificando. La prossima volta che qualcuno ti provoca, conta fino a 10 prima di rispondere. Se dopo 10 secondi realizzi che la tua risposta servirebbe solo a prolungare un conflitto inutile, rimani in silenzio. Annuisci, sorridi se necessario e cambia argomento. Inizia con situazioni a basso rischio, il commento inappropriato di un collega, la critica non richiesta di un parente. Vedrai che il tuo silenzio dirà più di 1000 parole. Quando le ferite diventano forza. Se stai ascoltando questo, probabilmente hai attraversato momenti che pensavi ti avrebbero distrutto, tradimenti che ti hanno tolto il fiato, delusioni che ti hanno spezzato il cuore, momenti in cui ti sei guardato allo specchio e non riconoscevi più la persona che vedevi. Seneca, che visse l'esilio, perdite e tradimenti politici, scriveva: «Ogni nuovo inizio viene dalla fine di qualche altro inizio». Ma c'è qualcosa che Seneca non dice esplicitamente, qualcosa che chiunque abbia superato i 40 sa nel profondo. Le ferite più devastanti spesso arrivano dalle persone di cui ci fidavamo di più. Il partner che hai sostenuto per anni e che ti ha tradito proprio quando pensavi di aver raggiunto la stabilità. L'amico del cuore che ha parlato alle tue spalle proprio quando avevi più bisogno di lealtà. I figli per cui hai sacrificato tutto e che ora ti accusano di non averli mai capiti. Queste ferite fanno male in un modo particolare perché colpiscono la tua capacità di fidarti, di amare, di credere nel bene delle persone. Ti fanno sentire stupido per aver creduto, ingenuo per aver amato senza riserve, sbagliato per aver dato tutto di te. Ma ecco la verità che nessuno ti dice. Quelle ferite non ti hanno reso più debole, ti hanno reso più selettivo, non ti hanno distrutto, ti hanno educato, non ti hanno diminuito, ti hanno raffinato. Ogni tradimento ti ha insegnato a riconoscere i segnali che prima ignoravi. Ogni delusione ti ha mostrato il valore dell'autosufficienza emotiva. Ogni momento di dolore ti ha dato la profondità che solo chi ha sofferto davvero può possedere. La persona che non è mai stata ferita è come un diamante non tagliato. Ha potenziale, ma non brillantezza. Tu, invece, sei stato tagliato dalla vita e ora rifletti la luce in modo unico. Le tue cicatrici non sono segni di debolezza, sono prove di resilienza. C'è una differenza fondamentale tra essere amareggiati ed essere saggi. L'amarezza ti tiene ancorato al passato, ti fa rivivere continuamente il dolore. La saggezza ti permette di ricordare senza rivivere, di imparare senza soffrire di nuovo. Non devi perdonare per loro, molti non se lo meritano. Devi perdonare per te, per liberarti dal peso della rabbia che consuma la tua energia. Il perdono non significa dimenticare o scusare, significa semplicemente smettere di permettere al passato di avvelenare il tuo presente. Scrivi su un foglio il nome di chi ti ha ferito di più. Sotto scrivi 3 cose che quella esperienza ti ha insegnato su te stesso, 3 qualità che hai sviluppato attraverso quel dolore, 3 modi in cui ora sei più forte. Poi brucia il foglio. Non stai dimenticando, stai trasformando il dolore in saggezza. Ripeti questo esercizio ogni volta che il passato cerca di rubarti il presente. L'indipendenza emotiva è tutto. C'è un momento nella vita di ogni persona in cui deve scegliere: continuare a mendicare briciole di approvazione o diventare il proprio banchetto emotivo. Se stai ascoltando questo, probabilmente quel momento è arrivato. Smetti di aspettarti che le persone tossiche cambino e inizia a cambiare il modo in cui reagisci a loro. L'indipendenza emotiva non significa diventare una roccia insensibile. Significa che la tua gioia non dipende dall'umore del tuo partner.
La tua autostima non è determinata dai like sui social. La tua pace interiore non è ostaggio delle crisi dei tuoi cari. Quante volte ti sei svegliato la mattina con un buon umore e poi una telefonata, un messaggio, uno sguardo storto di qualcuno ha rovinato tutta la tua giornata? Ogni volta che questo accade, stai permettendo a qualcun altro di essere il regista della tua vita emotiva. L'indipendenza emotiva è dire: io sono responsabile della mia felicità. Non chiedo a te di rendermi felice, non ti biasimo per la mia tristezza. Il mio stato emotivo è affar mio. Questo non significa isolamento o mancanza di empatia. Significa che puoi essere presente per gli altri senza essere assorbito dai loro problemi. Puoi amare senza perdere te stesso. Puoi dare sostegno senza svuotarti completamente. La persona emotivamente indipendente non ha bisogno di conferme costanti perché sa chi è. Non cerca validazione nei complimenti perché il suo valore non è negoziabile. Non si lascia destabilizzare dalle critiche perché distingue tra feedback costruttivo e rumore di sottofondo. Questa indipendenza si costruisce giorno dopo giorno, decisione dopo decisione. È dire no quando vuoi dire sì solo per piacere. È mantenere i tuoi hobby anche quando nessuno li capisce. È scegliere come passare il tuo tempo libero senza dover rendere conto a nessuno. E anche accettare che molte persone non capiranno questo tuo cambiamento. Potrebbero chiamarti egoista quando prima ti consideravano troppo generoso. Potrebbero accusarti di essere cambiato quando prima ti davano per scontato. Ma ecco la cosa bella. Quando raggiungi la vera indipendenza emotiva, le opinioni degli altri diventano semplicemente opinioni, non fatti. Non verità assolute, non sentenze definitive, solo punti di vista di persone che stanno vivendo la loro vita, non la tua. Per una settimana, ogni mattina scrivi una cosa che farai solo per te, indipendentemente da quello che pensano gli altri. Può essere semplice: bere il caffè in silenzio per 10 minuti, ascoltare la tua musica preferita, leggere qualche pagina di un libro. Ogni sera rifletti su come ti sei sentito quando hai fatto quella cosa per te. Noterai che la tua gioia non dipende dall'approvazione altrui, ma dalle piccole scelte che fai per nutrire la tua anima. Il potere di dire no senza spiegazioni. Se dovessi insegnare una sola abilità a mio figlio, sarebbe questa: dire no senza sentirsi in colpa, senza dare spiegazioni, senza giustificarsi. Perché la parola no, detta con sicurezza, vale più di 1000 sì detti per paura. Epitteto, che conosceva bene il peso delle catene fisiche ed emotive, insegnava: la ricchezza non consiste nell'avere grandi possedimenti, ma nell'avere pochi bisogni. Questo principio si applica anche alle relazioni. La ricchezza emotiva non sta nell'essere sempre disponibile per tutti, ma nell'avere bisogno di poche approvazioni. Da piccoli ci hanno insegnato a essere bravi bambini, a dire sempre di sì, a non deludere nessuno. Ci hanno cresciuti con l'idea che essere amati significava essere utili, che il nostro valore dipendesse da quanto eravamo disposti a sacrificarci per gli altri. E così siamo diventati esperti nell'arte dell'autosacrificio. Diciamo sì alla cena di famiglia anche quando siamo esausti. Accettiamo incarichi extra al lavoro anche quando siamo già sovraccarichi. Aiutiamo l'amico in crisi per la 10ª volta, anche quando la nostra vita sta andando a pezzi. Ma ogni sì non autentico è un piccolo tradimento verso noi stessi. È dire: i bisogni degli altri sono più importanti dei miei. La pace degli altri vale più della mia serenità. Il potere del no senza spiegazioni è rivoluzionario perché rompe questo schema. Quando dici no, non posso e ti fermi lì, senza aggiungere scuse, senza inventare impegni inesistenti, senza giustificare la tua scelta, stai comunicando qualcosa di potente. La mia decisione è valida di per sé. Non ho bisogno della tua approvazione per vivere la mia vita. All'inizio sarà difficile. Le persone sono abituate ai tuoi sì, alle tue spiegazioni lunghe e dettagliate, alle tue giustificazioni. Quando smetti di fornire queste cose, alcuni si sentiranno disorientati, altri infastiditi. Il capo che si aspetta che tu faccia sempre gli straordinari potrebbe rimanere male. Il collega che conta sui tuoi favori gratuiti potrebbe diventare freddo.
L'amico che ti usa come confessore gratuito potrebbe accusarti di essere cambiato. E sai cosa? Avranno ragione. Sei cambiato. Hai smesso di essere un tappetino emotivo e hai iniziato a essere una persona con dei confini. Hai smesso di essere sempre disponibile e hai iniziato a essere selettivo con il tuo tempo. Il no, senza spiegazioni, è un atto di autovalorizzazione. È dire: il mio tempo è prezioso, la mia energia è limitata, le mie priorità sono importanti. Non è egoismo, è amor proprio. Questa settimana esercitati a dire no almeno una volta al giorno senza dare spiegazioni elaborate. Inizia con richieste piccole. Puoi coprire il mio turno? No, mi dispiace. Puoi fare questo favore? No, non è possibile. Non aggiungere perché o ma. Osserva le reazioni. Chi accetta il tuo no, con grazia, rispetta i tuoi confini. Chi insiste o si arrabbia sta cercando di manipolarti. Questa distinzione ti aiuterà a capire chi merita davvero il tuo tempo. Quando la solitudine diventa libertà. Ti hanno fatto credere che essere soli sia una punizione. Ti sbagli. La solitudine è un privilegio che solo i forti possono permettersi. Seneca scriveva: «Nessun uomo è più schiavo di colui che falsamente si crede libero». E niente ti rende più schiavo del bisogno costante di compagnia, di validazione, di rumore per coprire il silenzio della tua mente. La solitudine ti insegna a distinguere tra essere solo e sentirsi solo. Essere solo è una scelta, sentirsi solo è una paura. Quando smetti di aver paura della tua compagnia, diventi la persona più interessante che conosci. Nella solitudine trovi la tua voce autentica, quella voce che non è influenzata da opinioni esterne, aspettative sociali, pressioni di gruppo. È la voce che sa cosa vuoi davvero, non quello che dovresti volere. Ma c'è un paradosso nella solitudine. Più impari ad amarla, meno ne hai bisogno. Quando non dipendi dagli altri per sentirti completo, le relazioni diventano una scelta, non una necessità. E le scelte fatte liberamente sono sempre più genuine di quelle fatte per disperazione. La solitudine ti costringe a confrontarti con te stesso senza filtri. Non puoi nasconderti dietro le conversazioni, dietro le distrazioni, dietro il rumore costante della vita sociale. Sei tu con i tuoi pensieri, le tue paure, i tuoi sogni. All'inizio può fare paura. Scopri parti di te che avevi sepolto sotto anni di conformità sociale. Realizzi quanto del tuo comportamento era influenzato dal bisogno di piacere agli altri. Vedi chiaramente quali erano i tuoi veri desideri e quali erano quelli che pensavi di dover avere. Ma questa consapevolezza è liberatoria. Quando conosci veramente te stesso, smetti di cercare negli altri quello che puoi trovare dentro di te. Smetti di dipendere dall'approvazione esterna per il tuo senso di identità. La solitudine non è isolamento. È selezione, è scegliere di stare da solo piuttosto che in cattiva compagnia, è preferire il silenzio della solitudine al rumore delle relazioni tossiche. Quando impari ad amare la tua solitudine, diventi selettivo con la tua compagnia. E quando sei selettivo, attiri qualità, non quantità. Le persone che entrano nella tua vita lo fanno perché aggiungono valore, non perché riempiono un vuoto. Dedica almeno un'ora alla settimana alla solitudine completa. Niente telefono, niente musica, niente distrazioni. Solo tu con i tuoi pensieri. Inizia con 15 minuti se un'ora sembra troppo. Usa questo tempo per riflettere su quello che vuoi davvero, senza l'influenza di opinioni esterne. Scrivi su un diario quello che scopri su te stesso in questi momenti. Col tempo, vedrai che questa solitudine diventa uno spazio sacro di connessione con la tua vera essenza. La disciplina dell'indifferenza. L'indifferenza non è qualcosa che ti capita, è qualcosa che pratichi, è una disciplina quotidiana, come andare in palestra o meditare. Marco Aurelio praticava questa disciplina ogni giorno. Si alzava la mattina e si ricordava: oggi incontrerò persone che mi offenderanno, che mi deluderanno, che cercheranno di ferirmi, ma io non permetterò che questo tocchi la mia pace interiore. La disciplina dell'indifferenza significa allenare la tua mente
a non reagire emotivamente a tutto quello che succede intorno a te. Non significa non sentire, significa sentire senza essere schiavo dei tuoi sentimenti. Ogni volta che qualcuno ti provoca e tu non reagisci, hai vinto. Ogni volta che qualcuno cerca di trascinarti nel dramma e tu rimani calmo, sei cresciuto. Ogni volta che scegli la pace invece della battaglia, hai dimostrato forza, non debolezza. Questa disciplina si costruisce come un muscolo, con la ripetizione costante. All'inizio sarà difficile. Vorrai reagire, vorrai difenderti, vorrai dimostrare che hai ragione, ma con il tempo diventerà naturale. La chiave è riconoscere che non tutto merita la tua energia emotiva. Non ogni insulto richiede una risposta. Non ogni provocazione merita una reazione. Non ogni opinione negativa su di te richiede una difesa. La disciplina dell'indifferenza ti insegna a categorizzare le situazioni. Ci sono cose che meritano la tua attenzione e la tua energia, e cose che non la meritano. Imparare a distinguere tra le due è la base della saggezza emotiva. Quando qualcuno ti critica, la prima domanda da farti non è «come posso difendermi?», ma «questa critica viene da una fonte che rispetto? Può aiutarmi a migliorare? O è solo rumore di sottofondo? Se viene da qualcuno che stimi e può aiutarti a crescere, ascolta. Se viene da qualcuno che non ha mai dimostrato di avere a cuore il tuo benessere, ignoralo. È semplice in teoria, rivoluzionario in pratica. Questa disciplina ti libera dall'esigenza di avere sempre l'ultima parola, di vincere ogni discussione, di dimostrare sempre di aver ragione. Ti rendi conto che molte battaglie non valgono la tua pace. Crea una scala di importanza da 1 a 10 per le situazioni che ti provocano. Prima di reagire a qualsiasi provocazione, assegnale un numero. Se è sotto il 7, pratica l'indifferenza. Respira profondamente e lascia perdere. Se è sopra l'8, allora vale la pena di una risposta misurata. Questa semplice pausa ti aiuterà a non sprecare energia su cose che non contano davvero. Il prezzo della pace. La pace ha un prezzo, e quel prezzo è la solitudine incompresa. Quando scegli la pace invece del conflitto, molti non capiranno. Ti chiameranno freddo, distaccato, arrogante. Diranno che sei cambiato, che non sei più lo stesso. E avranno ragione. Non sei più la persona che reagiva a tutto, che si lasciava trascinare in ogni dramma, che aveva bisogno di approvazione per sentirsi viva. Epitteto diceva: se vuoi migliorare, preparati ad essere considerato stupido e sciocco riguardo a cose esterne. La pace è una cosa esterna per chi vive nel caos. Non capiranno mai perché hai scelto la tranquillità invece del rumore. Il prezzo della pace è perdere persone che stavano con te solo per il dramma. È scoprire che molte delle tue amicizie erano basate sul gossip, sulle lamentele, sul parlare male degli altri. Quando smetti di alimentare queste dinamiche, molti se ne andranno. E va bene così. Meglio essere soli con la propria pace che circondati da persone che la disturbano. Ma c'è un altro prezzo, più sottile. Dovrai rinunciare al brivido del conflitto. Sì, perché il conflitto crea adrenalina, dramma, intensità. C'è qualcosa di eccitante nel sentirsi offesi, nel reagire, nel combattere. La pace, al contrario, può sembrare noiosa. Non c'è il picco di adrenalina, non c'è l'intensità del confronto, non c'è la soddisfazione di aver vinto. C'è solo tranquillità. All'inizio potresti sentire che ti manca qualcosa, che la tua vita è diventata troppo calma, troppo prevedibile. È normale. Stai disintossicandoti dal dramma e come ogni disintossicazione all'inizio è difficile, ma col tempo comprenderai che quello che pensavi fosse intensità di vita era in realtà intensità di stress. Quello che credevi fosse passione era in realtà caos emotivo. Quello che scambiavi per vitalità era solo esaurimento travestito. La vera intensità viene dalla pace. Quando la tua energia non è dispersa in 1000 conflitti inutili, puoi concentrarla su quello che conta davvero. Quando la tua mente non è occupata a elaborare drammi quotidiani, può dedicarsi a creare, a sognare, a costruire. Fai una lista delle persone nella tua vita
e dividile in 2 categorie: portatori di pace e portatori di caos. Per una settimana limita il tempo con i portatori di caos e aumenta quello con i portatori di pace. Nota come cambia il tuo livello di stress e la qualità del tuo sonno. Questo esercizio ti aiuterà a capire il vero costo del dramma nella tua vita. Maestri della propria esistenza. Alla fine, la vita si riduce a questo: o sei il maestro della tua esistenza o ne sei lo schiavo. Non c'è via di mezzo. Seneca scriveva: ogni giorno è un passo verso l'eternità e ogni giorno hai una scelta: permettere agli altri di decidere il tuo umore, le tue reazioni, la tua pace, oppure prenderti la responsabilità totale della tua vita interiore. Essere maestri della propria esistenza significa accettare che non puoi controllare quello che ti succede, ma puoi sempre controllare come reagisci. Significa capire che il tuo potere non sta nel cambiare gli altri, ma nel cambiare te stesso. Significa smettere di essere vittima delle circostanze e diventare architetto del tuo destino. Significa che quando tutto crolla intorno a te, tu rimani fermo come una roccia, perché la tua stabilità non dipende dall'esterno. I maestri della propria esistenza non hanno bisogno di controllo sugli altri, perché hanno controllo totale su se stessi. Non hanno bisogno di cambiare il mondo perché hanno cambiato il loro mondo interiore. E quando cambi il tuo mondo interiore, il mondo esterno inizia a cambiare di conseguenza, non per magia, ma perché inizi ad attirare ciò che sei, non ciò che desideri. Questo controllo si manifesta in piccole scelte quotidiane. È scegliere di non lamentarti del traffico, ma di usare quel tempo per riflettere. È decidere di non reagire all'ironia del collega, ma di concentrarti sul tuo lavoro. È preferire la pace alla ragione quando discutere non porta a nulla. Ogni volta che fai una di queste scelte, stai votando per il tipo di persona che vuoi essere. E la persona che diventi è la somma di tutte queste piccole scelte. Il maestro della propria esistenza sa che la libertà non sta nel poter fare tutto quello che vuole, ma nel non dover fare niente che non sceglie consapevolmente. Non è schiavo degli impulsi, delle emozioni momentanee, delle pressioni esterne. Questa maestria richiede tempo e pratica. Non diventi il maestro della tua esistenza dall'oggi al domani. È un processo graduale di riappropriazione del tuo potere personale, una scelta alla volta. Ma ogni piccolo passo vale la pena, perché ogni volta che scegli consapevolmente come reagire, stai dichiarando la tua indipendenza dal controllo altrui. Ogni sera, prima di andare a letto, fai un rapido esame della giornata. Quante volte oggi ho reagito invece di rispondere? Quante volte ho lasciato che qualcun altro decidesse il mio umore? Quante volte ho scelto consapevolmente come comportarmi? Non giudicarti, semplicemente osserva. La consapevolezza è il primo passo verso la maestria. Col tempo inizierai a notare i tuoi schemi reattivi nel momento stesso in cui accadono, e quello è quando potrai iniziare a cambiarli. Diventa il maestro della tua esistenza. Smetti di reagire e inizia a rispondere. Smetti di subire e inizia a scegliere. Smetti di sperare e inizia a costruire. Perché alla fine, quando tutto è detto e fatto, l'unica cosa che conta veramente è questa. Sei riuscito a vivere secondo i tuoi valori? Sei riuscito a mantenere la tua pace? Sei riuscito a rimanere fedele a te stesso? Se la risposta è sì, allora non importa cosa pensano gli altri, perché tu hai vinto la battaglia più importante, quella con te stesso. E quando vinci quella battaglia, diventi davvero incontrollabile, perché nessuno può controllarti se non ti preoccupi di quello che pensano. La tua pace è la tua vittoria, la tua tranquillità è la tua forza, la tua indifferenza è il tuo potere. Non possono controllarti se non ti preoccupi. E quando smetti di preoccuparti, diventi libero. E la libertà, quella è l'unica cosa che conta davvero. Crea il tuo codice personale, 3 principi non negoziabili che guideranno le tue scelte. Per esempio, non sacrifico la mia pace per nessuno, il mio tempo ha valore e lo proteggo. Scelgo le battaglie che valgono la mia energia. Scrivili e leggili ogni mattina per 21 giorni. Questi principi diventeranno la tua bussola quando le emozioni cercheranno di farti perdere la strada.
Ricorda, ogni grande cambiamento inizia con una decisione consapevole e la decisione di essere libero è la più importante che tu possa prendere. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi video.